Vermouth e Campari diventano quindi gli alcolici più popolari di quel periodo e qualcuno ha avuto la geniale idea di miscelarli e rendendosi conto di quanto fosse buono il risultato è nato appunto il Milano-Torino. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. In questo video mettiamo un attimo da parte la grammatica per occuparci di qualcosa di più frizzante e divertente e interessante. Infatti io so benissimo che in periodi come quello che stiamo vivendo, che ci costringono a passare molto tempo a casa e ci impediscono davvero di vedere liberamente i nostri amici, andare insieme in un locale la sera, bere un cocktail in compagnia, tutto può diventare un po' più pesante, più noioso, più duro. Bere un cocktail è un po' una gioia nella vita, però in questi casi è necessario anche saperli preparare. Ma non vi preoccupate perché in questo video vi mostrerò come preparare 5 dei più famosi cocktail italiani. E non vi preoccupate, le ricette saranno veramente super semplici, quindi se io posso farlo, anche voi potete farlo. E in più andremo anche a vedere un po' di storia e di curiosità su questi cocktail. In fondo siamo ancora su un canale di educazione e di apprendimento, no? Cominciamo! Il primo cocktail che vi propongo è uno dei miei preferiti in assoluto. È un cocktail fresco, è un cocktail frizzante che secondo me è particolarmente indicato nella mattina, magari per un brunch all'americana o per un aperitivo, e si accompagna perfettamente tanto al dolce quanto al salato. E sto parlando di lui, il Bellini. Ma quali sono gli ingredienti per preparare un buon Bellini? Soltanto 10 centilitri di prosecco e 5 centilitri di polpa di pesca. Ovviamente, se come me lo dovete preparare fuori stagione o se semplicemente siete troppo pigri per lavorare con la polpa di pesca, potete utilizzare un succo alla pesca, possibilmente con almeno il 60-70% di polpa di pesca. Questo cocktail è nato nel famoso Harry's Bar di Venezia. È stato inventato dal capo barista di questo locale, Giuseppe Cipriani, tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40. Sapete che l'origine di questo nome è un po' artistica? Eh già, infatti dovete sapere che Giuseppe Cipriani gli ha attribuito questo nome perché il suo colore rosato gli ricordava quello di una toga di un santo in uno dei dipinti del pittore Giovanni Bellini. Come tutte le ricette tradizionali, però, anche questa ha le sue varianti, a partire da quella che sostituisce il prosecco con lo champagne, rendendo quindi il Bellini un Bellini Royal. Si narra che questo cocktail fosse il preferito di un assiduo frequentatore del bar, Ernest Hemingway. Il prossimo cocktail è forse il mio preferito in assoluto e sto parlando dell'Aperol Spritz. Quali sono gli ingredienti di questa deliziosa bevanda? 3 parti di prosecco, 2 di Aperol, 1 di Seltz, il tutto servito rigorosamente con ghiaccio e una fetta di arancia. L'Aperol, in senso stretto, è una bevanda ottenuta dalla macerazione nell'alcol di scorze di arancia amara, genziana, rabarbaro e altre spezie. L'Aperol è stato creato dai fratelli distillatori Barbieri ed è stato presentato per la prima volta nel 1919 alla Fiera Internazionale di Padova. A partire dagli anni 2000, poi, l'Aperol sfrutta un po' il fenomeno dell'happy hour, aumentando notevolmente la sua popolarità. Ma è nel 2008 che raggiunge il suo vero boom, e cioè quando l'azienda lancia il cocktail Aperol Spritz.
Il prossimo cocktail di cui voglio parlarvi invece è il Milano-Torino. Andiamo subito a vedere quali sono gli ingredienti per preparare questo cocktail molto interessante. 4 ml di vermouth rosso, 4 ml di Campari, uno spicchio di arancia e, come sempre, dei cubetti di ghiaccio. La storia del cocktail Milano-Torino, chiamato anche Mito, comincia nel 1786, quando Antonio Benedetto Carpano, a Torino, riesce a realizzare un infuso di erbe a cui aggiunge un goccio di vino bianco e così nasce il vermouth. Da quel momento il vermouth diventa la bevanda più bevuta nonché il simbolo di Torino. Ma Milano era rimasta indietro. Allora il signor Campari, che si era recato in Piemonte insieme al figlio per imparare la distillazione dei liquori, nel 1860 dà vita al bitter Campari, un infuso famosissimo con 60 erbe. E così nel suo bar Il Camparino in Galleria lancia il nuovo cocktail amaro, il Campari. Vermouth e Campari diventano quindi gli alcolici più popolari di quel periodo e qualcuno ha avuto la geniale idea di miscelarli e, rendendosi conto di quanto fosse buono il risultato, è nato appunto il Milano-Torino. Una curiosità è che proprio da questo cocktail nasce il probabilmente più famoso cocktail Negroni. Proseguendo con la nostra lista troviamo il Pirlo. Lo conoscevate? Generalmente qui si trovano gli ingredienti per prepararne 1 litro, e cioè 400 ml di Campari o Aperol, 400 ml di vino bianco secco e 200 ml di acqua di seltz o acqua molto gassata. Ovviamente se non ne volete preparare 1 litro potete fare come io ho fatto, e cioè 2 parti del primo, 2 parti del secondo e 1 del terzo. Il Pirlo è l'aperitivo bresciano per eccellenza e non è solo una bevanda, ma è proprio un concetto, il concetto di aperitivo della città di Brescia. Il nome della bevanda deriva dal dialetto della città, dove pirlare significa cadere, ribaltare, e in questo caso ovviamente si riferisce alla caduta dolce, piacevole del Campari nel vino. A causa della sua somiglianza con lo spritz è nata una disputa tra Venezia e Brescia per chi avesse inventato per prima questo cocktail. Ebbene, la classificazione internazionale dei cocktail, l'IBA, ha dichiarato il Pirlo padre dello spritz veneto, da cui si distingue solo per l'uso del vino. Nella versione bresciana si usa il vino fermo e in quella veneziana il prosecco. Curiosità, nel 2017 il Pirlo è stato dichiarato il drink dell'anno dal New York Times. Ultimo cocktail, ma non per importanza, è il Garibaldi. Più italiano di così? Quali sono gli ingredienti per preparare il Garibaldi? Ebbene, 40 ml di bitter Campari e 60 ml di succo d'arancia. Ovviamente deve essere servito con del ghiaccio e con delle scorze di limone o di arancia. È evidentemente un cocktail italiano, italianissimo, che nel suo nome rende omaggio al grande patriota italiano, un po' il papà dell'Italia, Giuseppe Garibaldi. L'omaggio all'eroe è dovuto sia al colore della bevanda, rossa come la camicia indossata da Garibaldi e dai suoi 1000, e ovviamente anche la scelta di utilizzare un agrume tipico della Sicilia, l'arancia. Sicilia da cui Garibaldi iniziò proprio la sua spedizione dei 1000. Anche la scelta molto bella di unificare nord e sud, proprio come lui aveva fatto nella sua vita, e cioè il Campari del nord e le arance del sud. Il drink è anche noto come Campari Orange per volontà della famosa azienda milanese. Inoltre, piccola curiosità, dovete sapere che c'è anche una versione del centro Italia
che sostituisce il succo di arancia con l'aranciata amara e questa versione si chiama cardinale. Ebbene, siamo giunti alla fine di questo video. Io spero vivamente che voi decidiate di preparare uno di questi cocktail e se lo fate, per favore fate una storia su Instagram, fate una fotografia e mandatecela, così le possiamo ripostare. Se non avete i social potete tranquillamente mandarcela per email. Le aspetto, sono super curiosa di vedere i vostri lavori. Fatemi sapere anche nei commenti se conoscevate tutti questi cocktail, se conoscevate la loro storia, le loro curiosità. A proposito di Garibaldi, invece, se non avete idea di chi sia o se non avete le idee molto chiare sul suo conto, vi consiglio di dare un'occhiata al nostro video dedicato proprio a lui e alla storia dell'Unità d'Italia. È veramente molto divertente e super utile. Come sempre il link lo trovate qui in alto nella card oppure giù nella descrizione. Se invece volete delle altre informazioni e delucidazioni sulla grammatica o sulla cultura italiana, potete passare dal nostro sito www.lernamo.com e non dimenticate come sempre di seguire Lernamo anche su Facebook, su Instagram, su Twitter, su TikTok e su Pinterest. Io vi aspetto prestissimo qui su YouTube con un nuovo video. Ciao!